All'incrocio di via Crispi o sulla statale 73 c'è sempre un punto in cui perdersi, un punto in cui incontrarsi, un punto che apre vaghezza, un punto in cui tutto si allarga e ogni colore scolora nel suo vicino. Dove l'aria della luce si allarga, rimbalza, dove l'impreciso è l'unica legge, dove il sonno si apre al giorno con pigrizia lenta, dove il mancamento è l'unica vicinanza. In questo luogo è bello stagnarsi, fermarsi. A volte è una porta, altre è un velo, un lenzuolo, un saluto vattato, un richiamo. Un teatro fatto di niente, già un ricordo, un passato. Le ombre, la notte e il perdersi. Sfocature. Sono Roberto Carlone e mi piace raccontare storie con musica, immagini, fotografie e cinema d'animazione. Oggi vi dirò di maestri delle sfocature, di personaggi e artisti visionari che hanno toccato la mia immaginazione. Alcune persone che hanno spinto le mie ricerche. Vi dirò una cosa che ribadirò anche alla fine. La pellicola doveva stare più vicina o più lontana all'obiettivo. Era messa sbagliata. C'è un punto focale, solo uno che permette di vedere bene, di definire i confini. Tutti gli altri sono sbagliati, o forse è più giusto dire infiniti. È un non svelarsi fino in fondo, o forse come quelle cose che pensi di avere capito e poi ti rendi conto che ancora non sono ben centrate. Che non capisci se sono giuste oppure no. O anche sensazioni, profumi, fantasmi. Fare fatto per bene è la cosa che viene meglio. Con gli automatismi poi, no? Il tutto a fuoco diventa a volte anche un'ossessione. Diventa poi una perfezione che addormenta e in alcuni casi non esprime proprio niente. A volte anche ferma, blocca il cercare uno stile proprio. Fare foto sfocate è un bene, sono qualcosa di sbagliato e sbagliato mi piace. Getta una luce diversa. Sfocare diventa sdoppiamento, annebbiamento, imprecisione dei contorni. Penso anche possa essere un passaggio obbligato per trovarsi nella fotografia, per trovare quello che si chiama il proprio stile. Ma andiamo a trovare i grandi fotografi, quelli che mi hanno ispirato. Sfocatura numero 1. Ivano Bolondi. Parte da foto normali, tanti viaggi, quasi il giro del mondo, e diventa un cultore del colore e della sfocatura. E questo succede con l'avvento del digitale. Lui, che è già sessantenne, non esita a lanciarsi in questa nuova avventura, anzi è grazie a questo che succede. C'è una frase che rispecchia l'animo di Ivano Bolondi. La frase è: la vita mi emoziona. Di lui dicono: le sue foto sono come sogni, oppure atmosfere sospese di un paese con una civiltà millenaria che incuriosisce e affascina. Le immagini creano un viaggio immaginario, così tanto immaginario che ci si chiede se siano reali. Sono immagini sfocate, dai contorni incerti, poco nitidi, quasi come in una dimensione onirica. La fotografia non è proporre immagini descrittive della realtà, ma è un'operazione concettuale della mente. Deve fornire un'interpretazione capace di sollecitare pensieri ed emozioni nell'osservatore. Per Bolondi fotografare vuol dire farsi coinvolgere ed essere capace di trasmettere le emozioni provate. Le immagini dicono più di quel che mostrano. La fotografia ha un potere magico: penetrare nei segni della realtà e svelarne i significati più segreti. Lei ci mostra una visione indiretta del mondo. Il riflesso, la trasparenza, lo sfocato, l'ombra, il mosso, oppure un frammento posto in relazione improbabile con il contesto. Può svelare mondi sconosciuti e realtà nascoste. L'immagine creata già fin dallo scatto
può registrare delle visioni che vanno oltre l'ordinaria percezione delle cose, facendoci acquisire una visione intima della realtà. Sono degli effetti ottici ben visibili in macchina, come la riflessione, la trasparenza oppure la diffrazione, e presentano un aspetto trasformato delle cose. È come infrapporre un velo tra la fotocamera e il soggetto. Questo è il velo dell'interpretazione. Interpretare un soggetto è scegliere il velo che ne trasforma l'immagine, rendendola segno del sentire dell'autore. La visione intima non è quella diretta dell'occhio, ma è quella più profonda, quella elaborata dalla mente. Aggiunge un valore all'immaterialità delle sembianze che si trovano nei riflessi, nelle ombre, quelli che sono elementi normalmente ritenuti secondari. È in questo stato di intenso trasporto espressivo che Ivano Bolondi crea immagini capaci di comunicare le proprie scoperte a chi guarderà le sue fotografie. Le fotografie sono delle semplici tracce, impronte, sono percezioni che concentrano tutta la loro essenza nella forma e nel gioco delle luci e delle ombre. Vedere è uguale a sentire e quindi le emozioni provate arrivano anche a noi. Essere miope è proprio una bella cosa. Sfocatura numero 2. Michael Ackerman. Michael Ackerman cerca e trova nel mondo che attraversa le riflessioni del suo malessere personale, i suoi dubbi e la sua angoscia. Born in Tel Aviv. È nato a Tel Aviv nel 1967. Childhood and youth in the USA. Da piccolo si trasferisce negli Stati Uniti. He started photographing at age 18. A Benares, un oscuro e tormentato vagare di una città dove la vita è tanto più esuberante quanto la morte vi abita. Tutto il lavoro di Ackerman è esplorare il tempo e la atemporalità, la storia personale e la storia dei luoghi. Le sue non erano fotografie di un mondo, erano il mondo. In esse c'erano sempre sfocature e distorsioni, ma lui diceva che erano così, di natura. Mi piace fare le cose a mio modo, fuori dalle regole. Tutto mosso, tutto distorto. Cerco di sfuggire alle trappole della realtà, conservando però un legame con il reale, perché le immagini non sono invenzioni, ma punti di incontro. È sempre al di fuori delle regole, mosso, distorto. Mantiene il legame con la realtà, ma reinterpreta con dei tagli di luce delle prospettive di originale intensità. Lo ripeto, non si ritiene un fotografo normale. Visioni enigmatiche, dense di significato. Il suo tratto distintivo sono le immagini blurred, si dice in inglese, che è un termine generico che significa nebuloso o confuso o che in fotografia racchiude sia lo sfocato sia il mosso. Ed è questo che intendo quando parlo di sfocature. La fotografia è un processo di scoperte e rivelazione. È necessario scattare perché ogni foto ti porta alla successiva. Così ti insegnano quello che stai cercando. Ti insegnano a riconoscere le persone che ti toccano. Le ombre, la notte e il perdersi. Sfocatura numero 3, Wang Xiaoliang. Di notte tutto è ambiguo. Ciò che può sembrare banale alla luce del giorno diventa drammaticamente bello e persino onirico dopo che la luce svanisce. La notte è incrollabile, immutabile nella sua densità e ricorrenza, il ritmo di tutta la vita su questo pianeta. Tutto si altalena tra realtà e finzione, una linea che viene trasgredita ogni sera all'ora del tramonto. Prendo i miei soggetti ispirati alla vita quotidiana e li aspetto in una ora stregata da fiabe e leggenda. Il tramonto è un drammatico scenario teatrale con azioni. È lì, è il suo sfondo. There is a strong link in Wang's work to traditional Chinese puppet theater. È il teatro cinese delle ombre, che è spesso presentato nelle vacanze,
nei principali siti di raccolta di città, nelle piazze, nei villaggi, in tutto il paese. Wang crea le sue opere fotografiche utilizzando carta, inchiostro e oggetti reali. A volte proietta la luce o le immagini attraverso altri oggetti per costruire ombre e figure. Poi rifotografa tutto. Il risultato è sorprendente. I suoi chiodi fissi sono il gioco dei bambini, le ombre cinesi, un mondo fantastico. Sfuoco le cose per rendere tutto ugualmente importante e ugualmente privo di importanza. Elimino l'eccesso di informazioni meno importanti. Così creo immagini che durano più del dovuto e restano impresse. Un lampioncino rosso sta sulla neve. Chissà perché non riesco a ricordarlo. Forse è un volantino, forse è un brandello di garza, forse è un fringuello dal petto rosso uscito a volteggiare sulla distesa di neve. Forse è che si sta burlando di me il nebbioso tramonto di questo giorno dannato. Il tempo non esisterà più, ne siamo certi. Il tempo non ci sarà più perché non occorrerà. E dove finirà il tempo? Lo nasconderanno? Siamo noi che l'abbiamo inventato. E perché ci abbiamo creduto? Perché ci siamo persi? Domani. Anche l'infinito finirà. La pellicola doveva stare più vicina o più lontana all'obiettivo. Era messa sbagliata. C'è un punto focale, solo uno, che permette di vedere bene, di definire i confini. Tutti gli altri sono sbagliati, o forse è più giusto dire infiniti. È un non svelarsi fino in fondo. Al di là della siepe si schiudono spazi senza limite, silenzi profondi e pace assoluta, ove per poco il cor non si spaura. E vince l'immensità e s'annega il pensier mio. Perdersi, a volte, fa bene. Ecco, queste erano le mie sfocature. 3 sfocature dense ed intense, importanti. Vi ricordo che sono Roberto Carlone e mi trovate sul mio sito robertocarlone.it. C'è una pagina, si chiama Contatti. Lì vi potete iscrivere alla newsletter. Così riceverete tutte le novità, riceverete anche tutte quelle che diventeranno delle primizie e delle cose molto particolari, personali, esclusive, come delle anteprime, a cui potrete assistere soltanto se siete iscritti. E anche vi ricordo che siete su YouTube e questo video lo potete tornare a vedere come altri, diversi, nuovi, e lo trovate su bit.ly/Roberto Carlone YouTube. Se vi volete iscrivere, e qui è più semplice, basta cliccare, così verrete avvisati su ogni novità, su ogni nuovo video che pubblicherò. Mi raccomando, iscrivetevi. Vi ringrazio tantissimo per essere stati insieme e vi do appuntamento alla prossima. Grazie ancora. Ciao, a presto.